Bentornati a questo nuovo appuntamento del nostro canale Krampus Box. Oggi parliamo di Semenza, gioco di Uwe Rosenberg che ha avuto grande successo in Germania, il cui titolo originale è Bonanza, che significa fagiolo in tedesco. Bon fagiolo e bonanza, abbondanza in inglese. Sì, effettivamente. Semenza è un gioco molto scorrevole. Il suo autore ha creato giochi come Agricola e Caverna e sono titoli altrettanto validi. Ci ha preso molto, mi ricordo, quando abbiamo giocato la prima volta per la sua componente di dialogo. Si interagisce molto fra i giocatori e lo stile delle carte ha un umorismo gradevole. L'ideale per partite numerose. Questo è un gioco per almeno 4 giocatori, direi. Dove possiamo collocare questo gioco in ambito di difficoltà? È un gioco abbastanza semplice, infatti dicevamo sempre che è un gioco per sgrassare, no? Quando magari ti sei fatto una partita pesante a qualche altro gioco, questo è molto leggero. Semenza è un gioco del 97, è uscito in Germania, mentre in Italia è uscito nel 2009, edito dalla Giochi Uniti. La prima edizione di Semenza in Italia non è stata rilasciata dalla Giochi Uniti, ma da un'altra casa, la Strate Libri. Se vi ricordate, quando abbiamo iniziato a giocare a Semenza, le carte non avevano questi nomi. E devo dire che erano anche più simpatici secondo me. Per esempio la soia dell'edizione Giochi Uniti era il cosiddetto Jim Porrison. Il fagiolo diavolone, che prima si chiamava Semmolotov. E poi c'era una carta completamente diversa, mi pare. Esattamente. Il fagiolo ubriaco della versione Giochi Uniti prima si chiamava Semelindo nella versione della Strate Libri. Questo gioco, dunque, ha una forte componente di dialogo. Questo vuol dire che la gente deve parlare in una partita dove non si comunica tanto o non si riesce a comunicare tanto, magari si potrebbe essere penalizzati. Però, anche senza fare scambi, portando avanti una partita con il proprio metodo, con la propria strategia, si può comunque giocare, non sei tagliato fuori del tutto. Però forse ti perdi la parte più bella del gioco. Ti perdi la parte più bella del gioco. Vogliamo cominciare a elencare i nostri pro e contro? Carte simpatiche. Sì, sono disegnate bene e ci siamo abituati ai nomi e ai disegni di entrambe le edizioni. Sì. Il gioco è fluido. Fluido. Bisogna leggere molto accuratamente le regole perché, se ben mi ricordo, quando abbiamo fatto le prime partite abbiamo sbagliato molte cose. Abbiamo sbagliato una marea di cose e bisogna leggerle attentamente le regole. Volevo dire una cosa sulle regole. Nonostante sia un gioco da 2 a 7 giocatori e le regole per 2 giocatori sono molto belle, per 3 giocatori dovrebbero esserci ulteriori regole, secondo me, perché in 3 giocatori il gioco tende a sbilanciarsi. È vero, ma nonostante tutto resta un gioco divertente e allo stesso tempo competitivo. E noi non possiamo che consigliarvelo per le vostre serate di gioco.